Buongiorno giocatori, eccoci qua. Allora, come vedrete, la schermata oggi non è quella del gioco. Perché? Perché oggi dobbiamo parlare di una cosa poco simpatica. Dobbiamo parlare degli degli aumenti che ci sono stati sui pacchetti del gioco, che già di per sé non erano propriamente a buon mercato, ma con gli aumenti che abbiamo avuto area Europa, quindi area euro e anche su altre aree, hanno avuto un incremento non da poco. E per capire un po' se questi aumenti sono giustificati, prima di tutto andiamo a capire chi è che fa The Ants Underground Kingdom. Lo fa una società che si chiama Star Union. Benissimo, questo qui quello che vedete è proprio il loro sito, quindi se andiamo sulla home page vediamo proprio pubblicizzato la clip, quindi la presentazione di Dance con tutte le nostre belle formichine. Tra l'altro il sito e le animazioni che ci sono veramente piacevoli, carine, fatte bene, come peraltro tutto il gioco, per carità, eh. Vediamo qua ci sono un po' di news, ci sono un po' di informazioni, ma quello che interessa a noi è andare un po' a capire esattamente questa Star Union di dov'è. È localizzata in un punto che può risentire dei vari problemi che ci sono, guerra Ucraina, Russia, che oramai, visti gli aumenti che abbiamo su tutto, sembra che tutto provenga dall'Ucraina. Secondo me non è proprio così, qualcuno ci sta marciando, ma insomma non dobbiamo fare un discorso politico-economico in questo video. Andiamo un po' a vedere dove sono, che cosa fanno. Chiaramente sono degli sviluppatori, quindi come vedete hanno creato il gioco di Ants. Dire la verità, ne hanno creato anche un altro che potete trovare sul Play Store se vi interessa. Sono stati fondati o perlomeno è stata stabilita, è stata fondata nel 2019 Star Union. A maggio 2021 è ufficialmente uscito tutto quello che riguarda The Ants, quindi il gioco. I player sono oltre 25 milioni e il fatturato, come vedete, supera i 100 milioni. Quindi non poco, ecco, insomma, diciamo che non se la passano male. Qui c'è tutta una serie di benefit per i loro impiegati, per i loro lavoratori. Tra l'altro, boh, la sede, se è veramente questa, mi sembra veramente bella, sembra addirittura in stile Google, quindi molto piacevole, addirittura con questa saletta con tutti i cuscini colorati, un'area relax molto bella. Fanno delle attività di team building, quindi insomma non sembra una società piccolina per essere stabilita nel 2019. Se nella foto qui a sinistra sono loro, alla faccia, non è per nulla un'azienda piccolina. Andiamo a vedere un attimo di dove sono, quindi se andiamo su Contact Us, di dove sono? Sono China. Adesso io non so precisamente la provincia di Sichuan dove sia, ma sono cinesi. Ora, sinceramente, ma che cosa ci azzecca la Cina con quello che sta succedendo in Europa? Tutto il costo della vita a livello mondiale è aumentato. È il sunto di quello che dicevano per giustificare questi aumenti, poi sono aumentati perché tutto il costo globale è aumentato. In Cina sentono gli effetti di questa guerra, sentono gli effetti che gli manca il grano ucraino. Bah, sinceramente ho qualche dubbio. Ma vabbè, ripeto, non voglio entrare in questioni geopolitiche, non voglio fare un approfondimento se effettivamente questa azienda risente dei problemi dovuti alla guerra in Ucraina. Per me no, ma andiamo un po' a vedere quelli che sono stati poi nelle varie fasce di prezzo effettivamente gli aumenti. Vediamo qua. Allora, i prezzi sono espressi in euro, quindi quello che andiamo a vedere sono i prezzi, diciamo, europei, fascia Europa, nel caso specifico in Italia. Quindi,
Se andiamo a vedere sui pacchetti, quelli base, diciamo quelli che costavano poco, meno di 1 euro, abbiamo un incremento che porta la cifra da 0,99 a 1,19, con un aumento di 20 centesimi. È un delta di un bel 20,20%, e che se ci pensate non è poco. Se voi andate a comprare qualcosa, pagate la pizza, non so, una margherita 6 euro, insomma un 20% in più vuol dire pagarla 7,20 euro. E insomma, tra pagare 6 euro e andarla a pagare 7,20 euro, beh, penso che un pochino darebbe fastidio. E andiamo avanti perché gli aumenti, come vedete, sono tutti di quest'ordine qua. 20, qualcosa, ma sono tutti sull'ordine del 20%, quindi i pacchetti che si pagavano 4,99 € sono adesso a 5,99, quindi un aumento di 1 euro. Quelli di 9,99 € sono aumentati di 2 euro a 11,99. Se andiamo a vedere 14,99, 17,99, bei 3 euro, e via così. Il 19,99, che era, dai, insomma, quello un po' borderline che ogni tanto qualcuno comprava, siamo passati a 23,99, quindi sempre un 20% in più, un 4 euro in più, per poi passare ai pacchetti più sostanziosi, dove abbiamo un aumento su quello del 29,99 di 6 euro, 49,99 passato secco, 10 euro in più, 59,99, e pacchetto di 99 e 99, quindi 100 euro, è passato a 120 euro, 119,99, quindi un aumento di 20 euro. Ora, è presto detto, se il loro fatturato era di 100 milioni di euro e avessero aumentato tutti questi acquisti del 20%, insomma, il loro fatturato va a 120 milioni di euro, per carità, buon per loro, ma francamente mi sembra un po' eccessivo, anche perché nella comunicazione che avevano fatto inizialmente si parlava di aumenti tra il 10 e il 30%. Eh, Qui è aumentato tutto del 20, quindi è vero, non c'è l'aumento del 30%, ma non c'è neanche quello del 10, ok? Quindi volete aumentarmi del 20% magari quelli più bassi, magari quello da 29,99, 49,99, 99,99, aumentatelo un pochino meno, perché queste qui sono tutte batoste, da quello da 30 euro in su, da 6 euro, 10 euro e 20 euro, e sono soldini, insomma. Ecco, questa cosa qui devo dire, non mi è piaciuta particolarmente. Qualche cosa di piccolo nella nostra alleanza comunque si compra, non siamo dei grossi shoppatori, quindi non facciamo chissà quali acquisti, però questi aumenti sono stati importanti, e chiaramente il tutto poi è aumentato anche per quando dovete andare magari o volete acquistare l'insetto speciale piuttosto che la formica speciale negli eventi particolari, quindi questi sono gli aumenti dei pacchetti standard. Ovviamente se andate a comprare la formica speciale piuttosto che l'insetto speciale, andate a pagare di più di conseguenza, quindi anche tutti quei pacchetti sono aumentati del 20%, quindi se prima, non so, un insetto vi poteva costare 300 euro, adesso vi costa 360 euro, quindi 20% in più, che non è decisamente poco. Bene, torniamo a vedere comunque, giusto per consolarci un po', la home del sito di Star Union. Ripeto, molto bella, gioco fatto molto bene, molto coinvolgente, una bella community, però francamente questi aumenti qui mi sembrano un pochino eccessivi. Lasciate nei commenti la vostra idea, quello che pensate, se siete d'accordo con gli aumenti che ci sono stati, se pensate siano stati eccessivi. Ovviamente iscrivetevi al canale, non ve lo dimenticate. Finita l'isola, ve lo preannuncio con questo bello sfondo di coccinelle che svolazzano, ci saranno delle novità,
perché apriremo ufficialmente il canale Discord. C'è stata un po' una rivisitazione di tutto quello che è il sito e quindi finita l'isola, quando avremo più tempo per dedicarci a queste cose, vi esporremo un po' tutte le novità del canale. Nel frattempo, io vi auguro una buona giornata, ci sentiamo molto presto e a tutti un buon gioco. Ciao giocatori!